e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare un progetto che mi avete chiesto in tantissime, quindi una borsetta piccola, elegante, ma soprattutto veloce e adatta anche alle principianti. Quindi adesso vediamo nel dettaglio quello che ci occorre per poterla realizzare. Per questa mini borsetta utilizzerò il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi nella tonalità numero 29. Quindi questo cordino vi ricordo che è un cordino in lurex e lo troviamo in circa 26 tonalità. Io vi lascio il codice sconto col quale poterlo acquistare, ma vi ricordo sempre che lo potete utilizzare per qualunque articolo che trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzerò il 3,5, ma potete tranquillamente lavorarlo anche con un 4 o un 4,5. Come unici accessori ci sarà una tracolla da 1,20 m e una calamita che va cucita. Questi sono degli accessori che trovate tranquillamente sia su Amazon che nelle mercerie online. In alternativa potete comunque realizzarla, quindi la nostra tracolla, anche all'uncinetto. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la nostra mini borsetta realizzando 59 catenelle. Io all'estremità ho lasciato circa 1,5 m che poi ci servirà per poterla cucire. Quindi realizzate queste catenelle, noi cosa facciamo? Giriamo da questa parte e ci andiamo a ritrovare queste costine che vedete qui sul dorso e iniziamo con le prime 8 maglie bassissime. Quindi iniziamo dalla prima, quindi 1, quindi mi raccomando la costina che ci sta dietro, siamo a 2 maglie bassissime, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso in quest'ultima, per praticità, perché saranno per tutti i giri le prime 8 e le ultime 8 con maglia bassissima, mettiamo un marcapunti così non sbagliamo. Poi procediamo con il resto delle maglie, quindi ne faremo 42 a punto basso, sempre prendendo la costina che sta dietro, in questa maniera. E poi, quando arriveremo da questa parte, le ultime 8 saranno punto bassissimo, quindi realizziamo questi 42 punti bassi e ci rivediamo a questo punto. Fatte le 42 maglie basse, adesso andiamo a rifare, quindi sul finale, le nostre 8 maglie bassissime. Quindi iniziamo dalla prima, vado a mettere il marcapunti così sappiamo dove completare le prime 8. Fatta la prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed infine l'ultima. Questo modulo adesso verrà ripetuto per tutti i giri successivi, quindi 8 maglie bassissime, 42 maglie basse e nuovamente 8 maglie bassissime. Adesso cosa facciamo? Catenella, voltiamo il lavoro, il numero delle maglie rimarrà sempre uguale, ma da adesso in poi fino alla fine di tutto appunto il pannello andremo a lavorare in costa, quindi punti bassissimi in costa oppure punti bassi. Quindi prendiamo solo la sola esterna e andiamo a realizzare i nostri 8 punti bassissimi, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infine l'ultima dove abbiamo messo il nostro marcapunti. Ed ecco qui.
lo rimetto così so benissimo dov'è il punto di arrivo. Si procede con i 42 punti bassi sempre in costa, in questo modo. Ci rivediamo comunque a questo punto per farvi rivedere ancora una volta l'ultimo passaggio. Fatti i 42 punti bassi in costa, adesso dobbiamo andare a realizzare le nostre 8 maglie bassissime, quindi sempre in costa, ne ho fatto uno e rimetto il marcapunti, quindi mi raccomando contate tutto e andiamo a rifare gli altri, quindi siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stiamo attenti all'ultimo a non dimenticarcelo, ed ecco l'ultimo. Adesso, come prima, catenella, si volta il lavoro e si ricomincia con la sequenza, ovvero 8 maglie bassissime in costa, quindi questo lo andiamo a ripetere, quindi in giri di andata e ritorno sempre uguali, fino a raggiungere 46 giri in totale. Quindi vedete, sempre in costa, sempre nello stesso modo, quindi ne completiamo 46 giri e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Ho realizzato quindi tutti i 46 giri e ho ottenuto 32 cm e 25 cm. Adesso dobbiamo cucire i nostri laterali, quindi ripieghiamo la borsa in questa maniera, prendiamo un ago tirafettuccia, io ho lasciato da entrambi i lati un po' di filato per iniziare appunto le cuciture. Quindi non ha importanza in quale verso la mettiamo, perché facciamo le cuciture e poi andiamo a rivoltare al contrario la nostra borsa. Quindi adesso noi prendiamo le asole esterne dei punti che ci ritroviamo in questo modo, quindi cerchiamo di prendere, ecco fatto, in questo modo. I punti sono gli stessi, quindi non abbiamo problemi, quindi asola esterna ed asola esterna, e andiamo a cucire tutto il nostro lato in questa maniera. E procediamo su tutti i punti. Quindi si procede fino alla fine e dobbiamo andare a rifare la stessa identica cosa anche dall'altro lato. Quindi completiamo entrambe le cuciture e ci vediamo per il passaggio successivo. Ho completato entrambe le cuciture e ho rivoltato la borsa al contrario. Adesso ci dobbiamo occupare di cucire la calamita. Io qui ho preso il centro, quindi cosa faccio? Prendo un ago del filo invisibile e prendo una delle due calamite, quindi la posiziono in questo modo e inizio a cucirla. E faccio praticamente piano piano, quindi qui in questi fori, un paio di passate, come se fosse, diciamo, un bottoncino. Cerchiamo di trovare un punto morbido
In alternativa potete mettere anche le calamite con le alette, però poi, siccome appunto le alette si andranno a vedere, bisognerà poi ricoprirle. Io preferisco queste perché secondo me sono più carine esteticamente, anche più semplici, e una volta cucite diventano veramente fissate perfette. Nel momento che siamo soddisfatti del primo punto, piano piano passiamo in questa maniera dall'altra parte, ci avviciniamo all'altro foro, vedete, e ripetiamo la stessa cosa. Quindi andiamo a creare un paio di passate anche qui, vedete, in questo modo. Nel momento in cui siamo soddisfatte, andiamo a cucire gli altri due lati. Quindi questa cosa la facciamo pure per l'altra parte della calamita e ci rivediamo quindi a borsa completata. Ed ecco la mini borsetta completata. Io ho raggiunto 25 di larghezza, 17 in altezza e ho utilizzato circa 180-200 grammi di questo meraviglioso cordino che è Indalux di Borgo dei Pazzi. Io vi lascio il codice sconto col quale poterlo acquistare, che è valido su tutti gli articoli che trovate sul loro sito, e vi ricordo di questo Indalux ce ne sono circa 26 tonalità, quindi ci possiamo veramente sbizzarrire. Io poi ho aggiunto un piccolo manichetto perché così la borsa diventa più versatile, può essere portata in questa maniera oppure indossata a spalla in questo modo. Quindi diciamo che poi ognuno la può personalizzare. Si può anche realizzare all'uncinetto la tracolla, quindi un progetto davvero molto versatile, facile, veloce, quindi adatto anche alle principianti. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale, se avete dei dubbi mandatemi un messaggio e ci vediamo alla mia prossima creazione.